Benvenuti nell'Ottocento e benvenuti in questa puntata nella quale parleremo del viaggio di Garibaldi. Ci imbarcheremo con Garibaldi da Quarto a Marsala, cercando di scoprire anche un po' di dietro le quinte. Sarà un viaggio molto interessante, scoprendo cose anche poco note e cercando di farlo però con i documenti, quindi senza partigianerie, in maniera onesta, pulita, per capire un po' meglio una pagina di storia molto importante del nostro Risorgimento. Via la sigla. Nei giorni precedenti il 5 maggio 1860, il governatore del porto di Genova, Giuseppe Rei di Villarei, era preoccupato. Aveva informazioni più che attendibili da più fonti che parlavano di un movimento di persone, anche centinaia di persone, volte a partire all'avventura per andare in meridione, guidate da Garibaldi, persone armate, volontari con fucili pronti, insomma qualcosa di molto pericoloso. E ne parlavano un po' tutti al porto, bisognava solo capire come e quando, e anzi Giuseppe Rei di Villarei sapeva addirittura che avrebbero preso due vapori della compagnia di navigazione Rubattino, il Piemonte e il Lombardo. Che fare? Mettetevi nei panni di quest'uomo. Ha una responsabilità notevole. Lui sa e deve intervenire perché si tratta a tutti gli effetti di un'operazione di pirateria. Però è Garibaldi la persona in questione, non è esattamente l'ultimo dei pirati che agiscono nel Mediterraneo. E allora chiede consigli a chi? All'ammiraglio Francesco Serra, ammiraglio della Regia Marina, il quale lo convoca nell'ufficio con larghe pacche sulla spalla e gli dice di lasciar correre. Ma come lasciar correre? Ma sì, ma in fondo non si sa niente di preciso, il Serra è un uomo molto titubante, ha paura della sua ombra, racconterà il re di Villarei, il quale esce dall'incontro con l'ammiraglio profondamente turbato. E allora da chi andare? C'è ancora l'intendente governativo a Genova, Pietro Magenta. E anche il Magenta risponde come Serra, bisogna lasciar fare, far finta di non sapere. Perché? Perché sporcarsi le mani in questa vicenda sarebbe assolutamente pernicioso, starne fuori il più possibile, far finta di non sapere e lasciar fare, lasciar correre. Queste sembra siano le istruzioni del governo e a quel punto, quando vengono a chiedere istruzioni i portuali direttamente al re di Villarei, egli stesso a malincuore deve rispondere come gli è stato consigliato di fare. E non di meno non è così contento, si sente che deve rispettare quelli che sono ordini superiori. Già, ma chi è che ha dato questi ordini? E soprattutto, cosa c'è dietro le operazioni dei Mille? Beh, oggi cercheremo di scoprirlo e per capirlo chiaramente bisognerà fare un passo indietro per cercare di capire l'organizzazione della spedizione dei Mille e cercare di avere un'idea più precisa di chi sono i garibaldini e che cosa stanno andando a fare in Sicilia. Beh, intanto bisogna dire che i Mille, che sono che è il nome con cui è passata la storia, la spedizione di Garibaldi, non erano 1000, erano almeno alla partenza 1162. Non erano, come si può pensare, della Liguria o del Piemonte, ma erano sparsi da tutta Italia, molti venivano da Bergamo, perché ancora oggi Bergamo è la città dei Mille, ed erano larga parte dei volontari, cioè persone che erano infatuate della persona e delle parole di Garibaldi. Garibaldi all'epoca è semplicemente l'italiano più famoso del mondo, l'italiano più celebre in tutto il mondo. Ha creato un mito, proprio un personal branding sulla sua persona. Lo conoscono in America e in Europa, per cui è l'eroe dei due mondi.
eroe dei due mondi perché ha combattuto in Sud America per le cause dei paesi sudamericani, battendosi in maniera eroica, dimostrando la sua abilità come generale, come condottiero, persona carismatica, persona che incarna anche degli ideali di rivoluzione. Non è un caso che i volontari di Garibaldi abbiano la camicia rossa. Garibaldi incarna l'ideale della rivoluzione vittoriosa, della rivoluzione che avrebbe portato alla libertà dei popoli, ma questa rivoluzione vista da sinistra preoccupa notevolmente i governi europei, specialmente quello sardo-piemontese, perché Garibaldi è incontrollabile e una scheggia impazzita, godendo di una popolarità diffusissima, ha un supporto che va ben oltre quello che è possibile immaginare. Che cosa fare di Garibaldi? Intanto bisogna imbrigliarlo perché la sua popolarità, la sua personalità altrimenti diventerebbe eccessiva. Bisogna volgere a favore della causa italiana anche questo personaggio che comunque è un repubblicano e che quindi va teoricamente contro la monarchia sabauda e cercare di trarre il vantaggio possibile dalle operazioni di Garibaldi. È risaputo che Garibaldi non va particolarmente a genio al conte di Cavour, che è l'astro della politica piemontese. Cavour e Garibaldi non si sopportano, fanno parte di due mondi totalmente diversi. Uno è un diplomatico, un fine uomo politico, un uomo che muove le sue pedine con cautela, con circospezione, ma sempre con grande lungimiranza. Una vecchia volpe della politica, un genio nel suo ambito. L'altro invece è un uomo che fa della tracotanza, dell'assalto momentaneo, dell'azione garibaldina, il suo motivo della sua azione, la sua ragion d'essere. Ecco, due personalità totalmente opposte. Chiaramente Cavour sa che il suo è un ruolo istituzionale, Garibaldi può agire in maniera indipendente e a Cavour di ricorrere a Garibaldi per un'azione di carattere unitario, davvero non passava nell'anticamera del cervello per almeno tutto il 1859. Anzi, l'idea di cercare di fomentare delle rivolte nel sud era venuta come a Cavour, perché già dall'età di Carlo Pisacane c'erano stati dei tentativi, tutti abortiti o falliti, di far insorgere il sud contro il Borbone. Carlo Pisacane, ricorderete che con la spedizione di Sapri era finito malissimo. Dietro c'era comunque una supervisione della politica piemontese e della società Rubattino di navigazione che aveva concesso uno dei suoi vapori, il Cagliari, proprio a Pisacane. Cavour aveva poi armeggiato diplomaticamente per cercare di risolvere il contenzioso con il governo borbonico, il quale aveva protestato in maniera del tutto legittima contro questa azione rivoluzionaria che partita dalle coste sarde era poi sbarcata sulle coste delle due Sicilie. Ma per tutto il 1859 le attenzioni del governo sardo erano state rivolte ad altro, erano rivolte alla seconda guerra d'indipendenza, alla campagna in Lombardia, quindi poi alle annessioni che si stavano facendo nelle province centrali dell'Italia. L'idea però del sud continuava a stimolare le menti del governo piemontese, e oltretutto spalleggiato in questo dall'Inghilterra. Inizialmente Cavour, dopo che sentì dei moti di ribellione avvenuti in Sicilia nella primavera 1860, pensò di mandare nell'isola una spedizione guidata da un suo uomo di fiducia, sicuramente un rivoluzionario ma moderato, Ignazio Ribotti, conte di Molière, il quale doveva partire con una spedizione orchestrata a Torino proprio per fare il lavoro che andò a fare dopo Garibaldi.
Ignazio Ribotti non aveva sicuramente la capacità, la tenacia, l'ardore e la personalità di Garibaldi. È una figura grigia, molto opaca del nostro Risorgimento, ormai dimenticato, ed ebbe il buon senso di rendersene conto e di declinare l'offerta che gli venne fatta. Quindi Ribotti non è ricordato e a quel punto rimase, anche per il precipitare degli eventi, rimase la figura di Garibaldi. Il precipitare degli eventi perché la ribellione in Sicilia rischiava di diventare qualcosa di più grande e il governo sardo, onde evitare di perdere il treno, per così dire, inviò nel sud Italia Garibaldi, quindi in perfetto accordo con il governo, però l'azione doveva essere apparentemente senza bandiera, una di quelle operazioni militari che non devono ricondurre a un governo, o almeno non deve essere dichiaratamente associabile alle volontà di un governo. Garibaldi, proprio perché celeberrimo, aveva a disposizione non solo la sua popolarità, ma anche una discreta quantità, ben più che discreta quantità, di armi che affluivano copiose da tutta Europa e direi da tutto il mondo. Infatti la causa italiana raccoglieva le simpatie di tanti che avevano visto nella possibilità di unità d'Italia l'eliminazione di alcune roccaforti della reazione, di quella Europa medievale, antica, bigotta, che ancora resistevano, in particolar modo il Regno delle Due Sicilie, che era già stato condannato dalla diplomazia inglese come uno degli ultimi relitti del mondo medievale, retrogrado, e il papato che ovviamente nella figura di Pio IX aveva anche il brutto vizio di aver inizialmente appoggiato la rivoluzione italiana nel 1848 e poi essere tornato sui propri passi, di fatto tradendo le speranze dei patrioti. Ecco, questo direi che è significativo perché da tutta Europa e anche dall'America affluivano armi per un fondo che si chiamava il Fondo del Milione di Fucili. Milione di fucili era chiaramente un numero che doveva servire anche per essere di forte impatto. Va anche detto che la parte più considerevole di questo fondo, all'atto di partire da Quarto, ecco, fu bloccata a Milano, dove c'erano i magazzini, per ordine di Massimo d'Azeglio. Quindi molte delle armi, le migliori armi che erano affluite proprio per Garibaldi, furono bloccate dall'ordine di Massimo d'Azeglio, che era governatore di Milano, e Garibaldi questa cosa se la legò al dito e disse che erano andati a combattere in Sicilia con 4 armi, residuati bellici, che poi neanche tanto residuati, facevano parte comunque degli armamenti piemontesi del 1848, ma avevano anche preso roba più vecchia, roba fortemente datata, fucili senza canna rigata, quindi erano effettivamente mandati all'avventura. Poi Garibaldi ci ha ricamato molto su e vedremo che non è esattamente attendibile Garibaldi quando parla delle sue cose. Però il fatto di essere partiti praticamente dall'oggi al domani, quello è vero, perché l'operazione avrebbe potuto richiedere più tempo per essere organizzata, ma bisognava cogliere il momento propizio, bisognava arrivare in Sicilia proprio mentre gli animi erano pronti per poter accogliere una spedizione di questo tipo. E torniamo dunque alla fatidica notte del 5 maggio 1860, l'altro 5 maggio, quando Garibaldi si trova sul porto di Quarto con i suoi uomini pronti a salpare, pronti ad andare in Sicilia, e hanno individuato 2 vapori, 2 navi a vapore, che sono il Piemonte e il Lombardo. Il Piemonte e il Lombardo. Sono 2 navi della compagnia di navigazione Rubattino, che all'epoca ha una piccola flotta di 8 unità. 2 vengono destinate a questa impresa. Raffaele Rubattino, l'armatore, un genovese, è a tutti gli effetti un patriota,
ha forti legami di amicizia col Cavour e con gli altri esponenti della politica piemontese, risaputo. Dall'altra parte patriota è anche l'amministratore della compagnia, Giovanni Battista Fauché, il quale appartiene tra l'altro a una famiglia veneziana originaria della Corsica, lui è nato a Venezia ma la famiglia è originaria della Corsica, e intendono assumersi tutti e due un po' la medaglia dei maggiori patrioti, ecco, quindi intestarsi la bella riuscita dell'operazione garibaldina. Di fatto due accesi patrioti che intendono favorire in ogni modo Garibaldi, però ovviamente non bisogna dirlo, non bisogna dirlo assolutamente. Anzi, bisogna mettersi d'accordo con il governo perché i vapori che vengono ceduti sono 2 su 8, quindi un numero considerevole, e bisogna poi che questi vapori, qualora cadano nelle mani borboniche, vengano ripagati, perché hanno servito alla causa patria e dunque devono essere ripagati. L'accordo del tutto informale, ma poi effettivamente concretizzatosi, è quello che i vapori vengano ripagati e vengano inseriti nelle spese di bilancio dello Stato una volta completata l'avventura di Garibaldi, ed effettivamente sarà puntualmente quello che succederà. Però ufficialmente non bisogna far sapere niente, non bisogna che queste cose trapelino, perché tutti sanno ma nessuno deve dire la verità. D'altronde il governo piemontese si sta macchiando di una copertura, di un'operazione di foreign fighter a tutti gli effetti, e bisogna evitare che il governo piemontese venga implicato ufficialmente, dichiaratamente in questo affare, anche per impedire che il governo borbonico abbia il motivo per dichiarare guerra ufficialmente al Regno Sardo. Quindi tutto sotto silenzio, tutto sotto traccia. Ovviamente tutto sotto traccia, tutto sotto silenzio, nell'assoluto timore del governatore del porto che qualcosa trapeli e che lui possa andare di mezzo. Per sua fortuna le cose trapeleranno, ma nulla verrà accusato al governatore Rei, il quale ordina dunque che i turni di guardia lasciino fare, ci sarà solo un piccolo incidente dovuto ai controlli notturni. Le navi all'epoca dovevano spegnere le luci a una certa ora, ovviamente sui vapori incriminati le luci sono accese, passa una sentinella a controllare, quella sentinella viene letteralmente rapita dagli uomini dei 1000, tenuta in sorveglianza per un certo tempo su uno dei 2 vapori, dopodiché riportata negli uffici portuali, lì tenuta per il tempo necessario al fine di non poter parlare e dire le cose come stavano, dopodiché rilasciata. Ecco, tutto questo è contenuto nel diario del governatore Rei, il quale a quel punto se ne torna l'indomani sperando che la grana sia finita e si vede arrivare una visita da lui assolutamente imprevista o prevista ma non in queste modalità. La visita niente meno di Giovanni Battista Fauché. E adesso andiamo a leggere direttamente quello che raccontò in maniera, ve lo dico già subito, spassosissima il governatore del porto di Genova. Ok, la lettura di oggi è tratta da questo volume che è fondamentale, che serve anche per ricostruire quello che vi ho detto, di Arturo Codignola, Rubattino, che è la storia della compagnia di navigazione Rubattino, che ha avuto un'importanza fondamentale nella storia dell'Unità d'Italia, è un volume molto raro, molto bello, molto spesso, e qui è contenuto proprio una citazione interessante di quello che, di questa visita, ecco, la visita di Fauché al Conte Rei. All'indomani di buon'ora, e cioè il 6 maggio, mi vedo capitare al comando il signor Fauché, il quale, come direttore dei vapori della compagnia Rubattino, mi venne a porgere una ufficiale e formale denunzia e lamento per il trafugamento e furto dei 2 vapori, occorso nella notte a insaputa di quell'amministrazione.
Non potei a meno di ridere in faccia a quello sfrontato chiacchierone, pregandolo a voler persuadersi ch'io non ero tanto gonzo da bere così grosso, che sapeva quanto ne poteva saper lui di ciò che accadde e del come ciò accadde, che prendevo atto della sua querela per debito d'ufficio, ma che del resto sapevo perfettamente a cosa attenermi. Continuò questa commedia con grandi mie risate. Quello sfrontatissimo ciarlone, che poi se ne andò fieramente, persuaso credo di non avermi burlato, mentre io rimasi persuaso che aveva intascate, come si diceva, 40.000 lire per preparare e lasciarsi rubare questi due vapori. Rimasi meravigliato di tanta sfacciataggine. Mi voleva un muso di bronzo. Conterei scriveva in maniera anche molto accalorata. Bisogna anche capire la tensione che aveva quest'uomo, il quale poteva anche essere arrestato per aver permesso a Garibaldi e ai suoi di partire. Va detto che la versione di Garibaldi fu leggermente diversa da questa. Lui ovviamente nelle sue memorie, sapete Garibaldi ha scritto le sue memorie, lui tacette queste relazioni sommerse alla partenza dei Mille. Per lui era tutto una poesia, tutta un'avventura, tutto un gettare il cuore oltre l'ostacolo. Basta vedere quello che scrive alla data fatidica del 5 maggio, dove non c'è un fatto scritto e solo una specie di poesia in prosa. Però ogni tanto qualche annotazione dei fatti c'è, e adesso ecco che cosa disse Garibaldi in proposito. Bixio trattava con Fauché dell'amministrazione dei vapori Rubattino per poterci recare in Sicilia. Alcune difficoltà inevitabili in tale genere di imprese non mancarono di contrariarci. Giungere a bordo di 2 vapori nel porto di Genova, ormeggiati sotto la Darsena, impadronirsi degli equipaggi e costringerli ad aiutare i predoni, accendere i fuochi, prendere il Lombardo a rimorchio del Piemonte che si trovò pronto mentre non lo era l'altro, e tutto ciò con uno splendido chiaro di luna. Sono tutti i fatti più facili a descriversi che ad eseguire. E vi fa mestieri molto sangue freddo, capacità e fortuna. Vi fa mestieri molto sangue freddo, capacità e fortuna. Con queste parole noi abbiamo capito come sono andate le cose. Garibaldi, vedete, è chiaro e puntuale quando spiega tutto quello che è avvenuto. Allora, capite che io le memorie di Garibaldi le prendo come un testo storico ma assolutamente non affidabile. Garibaldi non è mai affidabile, o almeno quasi mai affidabile, quando si tratta di queste cose. Lui non racconterà mai le dietrologie e d'altronde lui sta creando il suo mito. Garibaldi vive del suo mito, aveva un ego spaventoso e proprio in virtù di questo ego spaventoso non può dire tutto quello che è avvenuto prima, rovinerebbe la poesia. D'altro canto Garibaldi non aveva neanche bisogno di dirlo. Ormai le cose erano fatte, i giochi erano fatti e lui deve solo descrivere, mettere nero su bianco la sua spettacolare operazione, che poi è quello per cui effettivamente è andato a scrivere quello che ha scritto. Dunque non aspettiamoci di trovare chissà quali risposte nei testi di Garibaldi, però aspettiamoci di leggere la sua versione dei fatti e poterla bilanciare con altri testimoni dell'epoca. Adesso è arrivato uno dei momenti forti di questa puntata. Infatti abbiamo descritto le dietrologie che hanno portato Garibaldi a quarto e anche alla partenza, ma non abbiamo ancora descritto i vapori, il Piemonte e il Lombardo, che sono importanti. Ebbene, io penso che sia interessante saperne di più. Per questo motivo io chiamerei Massimo Alfano, che ha qualcosa da dire di molto interessante a riguardo. Infatti suo padre ha avuto il raro privilegio di scoprire delle fotografie, una fotografia del Piemonte, l'unica fotografia esistente, e adesso scopriremo questa storia molto molto interessante e capiremo un po' meglio come erano fatte queste due celebri navi.
Il nostro Risorgimento è purtroppo uno dei periodi storici meno fotografati in assoluto, nonostante esistessero già fotografi che andavano in giro per il mondo a fare immagini, a creare immagini dovunque. Un esempio può essere quello della guerra civile americana, dove Brady produsse centinaia, potrei dire anche migliaia di immagini interessantissime che ci riportano la realtà quale effettivamente era. Qui era molto diverso, e per quanto riguarda i soggetti navali poi veramente si possono contare sulle dita di una mano in molti casi le immagini che abbiamo di alcune navi, e di altre non esistono, o ne esiste una, o esistono dei disegni che possono subire tutte le arbitrarietà del caso. Questa è una realtà che ha riguardato anzi il Piemonte, una delle due navi utilizzate da Garibaldi, perché diciamo che nel periodo coevo, in quei momenti, erano prevalentemente disegnate, e siccome del Piemonte si aveva una conoscenza ridottissima, tutti disegnavano il Lombardo e il Piemonte praticamente uguali o molto simili, cosa che si è rivelata col passare del tempo non corretta. Il Lombardo e il Piemonte erano due navi molto diverse, dimensionalmente, ma anche e soprattutto come estetica. Solo che mentre del Lombardo esisteva qualche immagine fotografica, del Piemonte non esistevano, non si era mai conosciuta nessuna immagine, e pertanto non si poteva far altro che affidarsi a quei disegni spesso di fantasia fatti all'epoca. Tutto cambiò nel 2010, anzi nel 2009, quando mio padre all'epoca iniziò a studiare una grossa immagine panoramica del porto di Napoli, una grossa fotografia d'epoca naturalmente, in cui in un angolo c'era una nave non identificata che non si sapeva che cosa fosse. Quindi inizialmente si cominciò a indagare, lui cominciò a cercare di dare un nome a quel soggetto senza pensare al Piemonte. Poi, facendo un ultra ingrandimento di quella parte della fotografia, andando per esclusione, perché la fotografia era datata maggio 1865, andando per esclusione, vedendo quali navi con quelle caratteristiche, quindi con un singolo fumaiolo abbastanza a poppa, due alberi e di quelle dimensioni, quali navi non fossero a Napoli in quel periodo, il cerchio cominciava a stringersi e furono fatte varie ipotesi. Ci si confrontò, all'epoca la studiai anch'io, ci si confrontò con un amico, Achille Rastelli, e con, direi, la quasi totalità degli studiosi di fotografia navale in Italia, e i pareri furono abbastanza concordi alla fine. Vennero fatte altre ipotesi riguardo a dei trasporti della Marina sarda, poi incorporati nella Marina italiana, ormai nel 65 era nata, ma non si trovarono delle corrispondenze sufficienti per poter dire che erano quelli. E allora, quasi per esclusione, ma con qualche elemento in più, si poté affermare che quella era veramente l'unica fotografia esistente, ritrovata per caso, direi per studio, per intenzione, del piroscafo Piemonte. E fu un momento veramente in cui si accese un faro sulla storia, perché si riusciva a dare forma e dimensione precisa a una nave. La dimensione è importante, perché se teniamo conto di quanti uomini Garibaldi caricò su quelle due unità, allora ci rendiamo conto che il viaggio non fu così semplice come a volte viene prospettato. Andarono e sbarcarono. No, decisamente le immagini ci aiutano a definire la realtà e possono portare delle riflessioni importanti per lo storico.
Bene, grazie Massimo Alfano, io penso sia stato molto importante questo intervento per capire qualcosa di più sulle due navi e anche sulle condizioni di viaggio. Abbiamo visto navi molto piccole, delle bagnarole, e dentro c'erano più di 1000 volontari. Ecco, ma nel Tirreno non c'erano solo il vapore lombardo, i vapori Lombardo e Piemonte, c'era anche la Regia Marina che tallonava Garibaldi a debita distanza perché Cavour aveva un terrore folle che Garibaldi potesse deviare la sua rotta. D'altronde era armato, male armato, ma comunque era armato, aveva le due navi e aveva un contingente a tutti gli effetti paramilitare. Per cui nulla toglieva che Garibaldi potesse cambiare la rotta a suo piacere. Perché andare in Sicilia? Aveva quel compito, ma in fondo poteva anche cambiare strada. E noi sappiamo che l'idea di Garibaldi era quella di eliminare il Papa. Garibaldi era un fervente anticlericale, era visceralmente nemico della Chiesa Cattolica, detestava il Papa forse più di ogni altra cosa e quindi il terrore di Cavour e di Vittorio Emanuele era che questa spedizione potesse recarsi a Roma e cercare di fare la Repubblica Romana un'altra volta. Era un'ipotesi poi non così peregrina. Oppure che potesse cambiare strada, andare in Sardegna e cercare anche lì di raccogliere dei volontari, o ancora che potesse fare di testa sua chissà cosa. Garibaldi era appunto il comandante della spedizione, ma era anche l'inventore dell'azione garibaldina, quindi proverbialmente aveva le capacità e le tecniche per fare qualcosa di sorprendente. Dunque, alle spalle di Garibaldi, Carlo Perlion di Persano aveva il compito di sorvegliare che tutto andasse secondo i piani, e questo lo scrive lui nelle sue memorie, quello di dover sorvegliare Garibaldi affinché il suo percorso fosse esattamente quello previsto. È vero che Garibaldi pensava di fermarsi sulla costa, a Talamone e Orbetello sono in Toscana, dove pensava di racimolare delle munizioni in più e anche di raccogliere qualche altro volontario. Tutta risposta, Cavour aveva già previsto di portare via il 25° battaglione di bersaglieri di stanza ad Orbetello in modo tale da impedire che qualche membro dell'esercito potesse aderire in maniera volontaria alla spedizione, in modo tale da evitare che delle divise figurassero tra i 1000. Non di meno Garibaldi riesce a recuperare qualche fucile, qualche arma di proprietà dell'esercito, un paio di cannoni, una colubrina, e caricare tutto, immaginiamo come, su queste due tinozze che viaggiavano effettivamente navi piccole, e arrivare finalmente a ripartire per la Sicilia. Ripartire ma un po' più leggeri. Effettivamente alcuni uomini si sganciano dalla spedizione e si uniscono a quei volontari che effettivamente vengono trovati in Toscana. Questa divisione dell'operazione dei 1000 è stata giudicata sotto vario modo. È la cosiddetta divisione Zambianchi, dal nome di Callimaco Zambianchi, che era uno dei compagni di Garibaldi e che viene nominato comandante di questo diversivo. Le ipotesi sono molteplici. Garibaldi voleva effettivamente che questo diversivo partisse? Sembra di sì. Ma che scopo aveva questo diversivo? Ed era davvero un diversivo? Bisognava raggiungere Roma con questa operazione, quindi cercare di sollevare tanto la Sicilia quanto il Lazio? Sembra un'ipotesi improbabile. Roma tra l'altro era ben difesa e lo vedremo, non è che stavano a guardare, i giornali parlavano dell'operazione di Garibaldi, quindi le truppe pontificie erano già schierate sui confini. Quindi no, sembra un'ipotesi remota. Allora serviva per togliere dalla spedizione qualche testa calda, ma altre teste calde sono nella spedizione di Garibaldi, quindi non sembrano delle ipotesi percorribili. Forse la più percorribile è quella che vuole effettivamente un diversivo, quindi qualcosa che potesse essere comunicato immantinente ai giornali che Garibaldi intendeva invadere Roma e quindi smobilitare alcune unità
della marina borbonica, unità militari, e non allertare troppo sul reale obiettivo della spedizione. Può essere. Intanto direi di soffermarci giusto un paio di minuti sulla figura di Callimaco Zambianchi, personaggio poco noto, però interessante perché a tutti gli effetti protagonista di questa parentesi dell'operazione dei Mille, e adesso andiamo a leggere la sua scheda. Nato a Forlì nel 1811, Callimaco Zambianchi fu fin da giovane un acceso rivoluzionario. Prese parte ai moti romagnoli del 1831 e si infatuò delle idee di Garibaldi al punto da raggiungerlo a Montevideo, in Uruguay. Dopo la battaglia di San Antonio del 1846, durante la guerra civile uruguaiana, Zambianchi fu promosso ufficiale della Legione Italiana. Ritornato in Europa, si segnalò per aver preso parte alla difesa della Repubblica Romana nel 1849, episodio quest'ultimo nel quale egli fece torturare e fucilare alcuni sacerdoti. Uomo impulsivo e collerico, era ardimentoso ma difettava di strategia militare. Forse per questo Garibaldi lo volle allontanare dalla missione dei Mille. Arrestato infine per ordine di Cavour, fu esiliato in Argentina, dove morì nel 1862. Bene, abbiamo visto che Zambianchi si separa dalla spedizione, non si sa esattamente bene quale fosse il suo obiettivo, ma senza ombra di dubbio questo allerta le truppe pontificie, anche i Borboni, sanno che c'è una presenza di garibaldini nell'Italia centrale. Ora, sanno perché tutto viene pubblicato sui giornali. La cosa straordinaria dell'operazione di Garibaldi, che tra l'altro qui vediamo in un ritratto d'epoca, è che Garibaldi era assolutamente annunciato sui giornali. La partenza da Quarto viene immediatamente scritta sui giornali di tutta Europa. Tutta Europa parla e telegrafa, commenta i fatti di Garibaldi. È qualcosa a cui noi non siamo abituati, pensiamo che Garibaldi sia partito di nascosto da Quarto, abbiamo visto non è vero, però che tutto fosse sotto traccia a livello governativo per impedire che trapelasse l'appoggio del governo, sì, ma non che non fosse di dominio pubblico. Garibaldi ogni volta che si muoveva era tempestato, ecco, dai giornali, dalle cronache, dai gossip, tutti sapevano dov'era, cosa stava facendo, e a maggior ragione era difficile impedire che trapelasse la partenza di 1 migliaio di persone dai porti della Liguria, quindi tutti lo sapevano, e ovviamente lo sapevano tutti, lo sapevano le ambascerie, immediatamente alla partenza di Garibaldi le ambascerie di molte nazioni protestano, la prima è l'impero russo. I russi tramite il loro ambasciatore a Torino protestano ufficialmente per la partenza dei garibaldini, che viene vista come un'operazione a tutti gli effetti di comando contro il regno borbonico, che era alleato dei russi. Protestano poi i francesi, protestano i prussiani, non protestano gli inglesi, e forse capiremo poi perché. Insomma, tutti sanno, viene da sospettare che forse gli unici che non sapessero qualcosa fossero i Borbone. Scherzo, ovviamente, forse dovevano prendere di più il giornale, perché altrimenti la retorica risorgimentale non sta in piedi. La retorica è che Garibaldi arriva a Marsala praticamente senza incontrare resistenza perché nessuno sapeva niente. No. Vedremo che le cose sono un po' diverse. Effettivamente Garibaldi arriva a Marsala alle 13:30 dell'11 maggio 1860. Durante il viaggio i vapori Piemonte Lombardo, in un momento di oscurità, di notte, avevano addirittura rischiato di scontrarsi. Però nonostante tutto la navigazione era andata assolutamente liscia e tranquilla, le navi arrivano nel porto di Marsala in assoluta tranquillità, come se si trattasse di uno sbarco qualunque. Effettivamente molte delle navi borboniche stavano cercando di capire dove sarebbe andato a parare Garibaldi. Forse Garibaldi aveva lasciato intendere che voleva andare a Sciacca, almeno questa poteva essere, sembra fosse la sua prima intenzione. Poi sbarca a Marsala. A Marsala ci sono 2 navi inglesi, l'Argus e la Intrepid, che sono all'ancora nel porto di Marsala, quasi volessero aspettare l'arrivo di Garibaldi. Ci sono poche altre navi.
Infatti la Partenope e altre navi della Marina militare borbonica erano al largo della costa e si trovano nella posizione favorevole per bombardare eventualmente i due vapori al momento dello sbarco. Sono in tutto 3 le navi della Marina borbonica che intervengono nel porto di Marsala. Una è la Partenope, la seconda è lo Stromboli, la terza è il Capri. Sono 3 navi, ma non possono intervenire, specialmente il Partenope, che è quella che ha avuto l'importanza maggiore. Non possono intervenire. Perché? Perché le navi inglesi sono presenti nel porto. Ecco, a tal proposito io vorrei interpellare ancora una volta Massimo Alfano, il quale ha una teoria molto interessante riguardo a questa presenza delle navi inglesi nel porto di Marsala. Gli cedo volentieri la parola e dopo riprenderemo la nostra narrazione per arrivare alle battute finali. Un argomento particolare e interessante su cui c'è ancora dibattito, perché avere delle certezze assolute è sempre molto difficile, nell'ambito del nostro Risorgimento in tanti casi difficilissimo, è riguardo al momento dello sbarco di Garibaldi. Cosa fecero gli inglesi? È ben noto che c'erano 2 navi inglesi, 2 cannoniere nel porto di Marsala, l'Argus e l'Intrepid, ed è anche abbastanza noto che forse quei 2 comandanti speravano che Garibaldi andasse a sbarcare da un'altra parte per non trovarsi una grana del genere da dover affrontare, cioè trovarsi in una situazione diplomaticamente difficilissima, perché era necessario intervenire, o comunque era possibile intervenire in qualche maniera, però non si sapeva realmente che cosa sarebbe accaduto. Di conseguenza era meglio se per i 2 comandanti di quelle cannoniere il problema si fosse spostato in un'altra parte. Invece toccò a loro e di conseguenza si trovarono in una situazione impegnativa dal punto di vista così dell'immagine dell'Inghilterra, 2 ufficiali non di alto rango. E una delle ipotesi su quello che fu il loro comportamento è particolarmente suggestiva e interessante per la potenzialità, la possibilità di realismo che ha nell'essersi manifestata in quel modo. Cioè l'ufficiale inglese al comando disse: come facciamo per intervenire e limitare un'azione di fuoco da parte borbonica? Perché c'era la Partenope che comunque arrivava e poteva effettivamente intervenire aprendo il fuoco. Allora molto semplicemente comunicò attraverso il sistema di bandiere marinai inglesi a terra. E allora diventava molto difficile per qualcuno che volesse sparare sui garibaldini farlo, perché si poteva dire: e se poi colpiamo dei marinai inglesi succede un pasticcio internazionale veramente difficile da affrontare. E quando tutto si risolse, naturalmente venne fatta la comunicazione ai marinai inglesi a bordo. E la semplicità di questa soluzione è estremamente affascinante e la porta probabilmente ad essere considerata come una delle possibilità, che poi non erano tantissime quelle che aveva in mano il povero malcapitato che si trovò a gestire la situazione. Pertanto la riportiamo come qualche cosa che è perlomeno verosimile, che potrà in futuro essere confermato da dei documenti. Bisognerebbe vedere cosa è stato scritto effettivamente sui libri di bordo dell'Argus e dell'Intrepid, e se al di là di ciò che doveva essere scritto su un libro di bordo è stato anche scritto questo, che è stato riferito da altre fonti.
Bene Massimo, grazie per questo ulteriore approfondimento. Credo che adesso anche il pubblico si sia fatto un'idea un po' più precisa di quello che avvenne nel porto di Marsala. Tra l'altro ci sono anche dei ragionamenti proprio a livello di dislocazione delle navi, dove erano, se era possibile o meno la balistica, ma la cosa di fatto è che il Lombardo si arena su una secca un po' fuori il porto, i garibaldini hanno tutto il tempo di scaricare le armi e gli approvvigionamenti, tutto quello che era stipato sul Lombardo, che era quello che aveva il maggior numero di approvvigionamenti e di armi a bordo. Gli altri invece arrivano naturalmente a bordo del Piemonte nel porto. C'è tutto il tempo di fare le cose con assoluta calma. Questo è quello che ha fatto destare più di un sospetto. Dopodiché i garibaldini entrano in Marsala come se niente fosse. Tra l'altro mi permetto di dubitare che le cose siano avvenute come nei celebri quadri risorgimentali, con fanciulle che vengono incontro a Garibaldi in festa come se fosse il liberatore. Viene quasi il sospetto, e più che un sospetto, che sia tutta una rappresentazione olografica e che di fatto gli abitanti di Marsala semplicemente si siano chiusi in casa temendo un'operazione bellica in città, che è la cosa più logica in questi casi. Quindi non penso che nessuno si sia sporto dalle finestre lanciando petali e corone di fiori. Ecco, non mi sembra proprio il caso in una situazione bellica comportarsi in questa maniera. Tanto più che non tutti i garibaldini erano identificati dalla camicia rossa fatidica. Sembrava, specie dopo questa navigazione breve, ma comunque all'avventura, sembrava un'armata di predoni affamati, e ovviamente erano tutti affamati, sporchi, laceri, erano stati stipati come sardine, avranno avuto fame, avranno avuto necessità di rifocillarsi, erano stanchi, anche tesi dopo questa operazione che poteva rischiare da un momento all'altro di fallire per azioni della Marina Borbonica o di iniziare una battaglia. Insomma, immaginiamo una situazione del genere, molto meno quelle da film, ecco, perché non penso che le cose siano andate come nei quadri. Sta di fatto però che lo stesso Garibaldi ebbe modo di ricordare che l'azione della Marina Borbonica lo protesse, però poi si smarcò subito dicendo ci protesse, ma in questo caso le cose andarono in maniera indipendente. Leggiamo che cosa disse Garibaldi. La presenza dei due legni da guerra inglesi influì alquanto sulla determinazione dei comandanti dei legni nemici, naturalmente impazienti di fulminarci, e ciò diede tempo di ultimare lo sbarco nostro. La nobile bandiera di Albione contribuì anche questa volta a risparmiare lo spargimento di sangue umano. Ed io, beniamino di codesti signori degli oceani, fui per la 100ª volta il loro protetto. E poi aggiunse: fu però inesatta la notizia data dai nostri nemici che gli inglesi avessero favorito lo sbarco in Marsala direttamente e coi loro mezzi. Ecco, non è che questa notizia fosse inesatta. Per me è Garibaldi che nuovamente vuole rimarcare la sua assoluta predominanza in questa operazione, ma in realtà la presenza delle navi inglesi ci fu e la copertura delle navi inglesi fu tanto evidente che alla fine la questione arrivò direttamente nel Parlamento inglese, dove Lord Russell fu chiamato a discutere della cosa e a rispondere dell'accaduto. Lord Russell rispose che sì, c'erano le nostre navi, come che siano andate le cose non si sa bene, e cercò di barcamenarsi anche per evitare di dichiarare pubblicamente al mondo che l'Inghilterra aveva avuto un ruolo non da poco in questa vicenda. Tra l'altro ruolo mai del tutto chiarito. Gli interessi inglesi contro il Regno Borbonico, le abbiamo visto, c'erano, abbiamo anche fatto una puntata in merito, però dall'altra parte la presenza fattiva delle navi inglesi quanto ha influito davvero. Abbiamo visto l'ipotesi di Massimo Alfano, ma abbiamo visto anche che c'erano delle operazioni clandestine che andavano avanti da un po' per rifornire di armi Garibaldi. Ebbene, queste erano armi che venivano spesso dall'Inghilterra, dove Garibaldi aveva schiere di supporter.
Ora, questo continuo invio di armi e munizioni, ecco, destiniamo armi, mandiamo nuovi pacchetti di armi a Garibaldi, ci fa pensare che forse l'operazione fosse stata pensata a tavolino, facendo combattere altri, per interessi puramente geopolitici, e non penso che questo sia lontano, ecco, da situazioni che talvolta conosciamo bene anche nella nostra cronaca recente. Bene. E a questo punto Garibaldi continua il suo percorso in Sicilia, ma noi lo lasciamo sul porto di Marsala. Lo lasciamo sul porto di Marsala perché la storia diventerebbe troppo lunga, ma chiaramente avremo modo in questo canale di approfondire le vicende di Garibaldi come condottiero in Sicilia, e per capire anche che cosa fecero o non fecero i garibaldini, tanti misteri legati a questa vicenda, misteri veri o presunti, ecco, perché alla fine, facendo parlare i documenti e studiando le cose che succedono, penso che si possa avere un quadro molto più chiaro delle vicende avvenute nel nostro paese, in fondo neanche poi tanti anni fa. Io con questo vi saluto, vi ringrazio per essere stati presenti a questa puntata fino alla fine, spero che vi sia stato di interesse, che sia qualcosa di utile anche per approfondire la storia patria. Fatemi sapere che cosa ne pensate della puntata, se avete delle richieste particolari o semplicemente se volete supportare quello che facciamo iscrivendovi e, perché no, suggerendo argomenti per futuri video. Io vi saluto in piemontese come faccio di solito. Alögerfiene, arvezze!